cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di hobby. Sapete cosa sono gli hobby? Hobby. Hobby, Avete un hobby? Oppure... diciamo che avere un hobby è importante. Tu ce l'hai un hobby? Io diciamo che ce l'avevo di più e forse me ne dovrei creare anche qualcun altro, perché in realtà gli hobby sono importantissimi, quindi perché? Non è un ce l'ho forse sì, perché in realtà migliorano la qualità della vita. Sono antistress, ci permettono di, di esprimere la nostra creatività e ci permettono anche di staccare dalla routine, specialmente quando molti dicono mamma mia che giornata, sempre la solita cosa, mi sveglio la mattina, guido per andare al lavoro. Il fatto stesso di avere un hobby permette comunque di pensare meno a quanti anni dovranno passare prima di andare in pensione. Oppure, nel mio caso, quanti anni dovrò ancora passare con te? Certo, è vero. Però ecco, è importante perché anche persone che sono in pensione, sì, a volte si ritrovano che qui in Germania ce ne sono tante, che persone che magari continuano a lavorare nella stessa azienda non solo per un fattore economico, ma proprio perché non hanno hobby. Quindi è importante. Che è strano perché poi tra l'altro qui ci sono tante Vereine, cioè club, quindi in realtà... Oddio, il hobby di bere la birra non è forse... io ne farei parte, sì, mi piace tantissimo. Girare le varie birrerie, provare... potrebbe essere. Non è male, dai. Però ecco, oggi vorremmo parlare anche di hobby strani. Sì. Cioè... Comunque questa cosa che hai detto è vera, ho letto un articolo tra l'altro, sì? Sai che io amo la Corea del Sud, mi piace vedere i drama coreani e tutto quanto, e stavo leggendo un articolo così che proprio in Oriente, che lavorano tantissimo, tu sai che hanno orari pazzeschi rispetto a noi, non prendono mai le ferie, no? Eccetera, si parla eccetera. Molto di Cina, Oriente, Sì, loro hanno riscoperto l'arte dell'hobby, infatti appena hanno un momento che si devono rilassare, che proprio devono scaricare lo stress, si mettono a fare la maglia, l'uncinetto, disegnano, oppure lo scrapbooking, quello che faccio io per esempio. Spiega un po' cos'è. Lo scrapbooking praticamente è avere un diario o un quaderno dove tu attacchi praticamente degli sticker creando delle storie particolari, un racconto, può essere di tanti generi. Io per esempio ho tutti questi sticker che raccontano un po' la Corea, diciamo i drama, no? Quindi con queste immagini ragazze un po' orientali. Sì, assolutamente. Diciamo che sì, gli hobby sono qualcosa di importante. Molti fanno degli hobby talmente strani e particolari che in un'epoca come la nostra, dove tutti vogliono un'utilità, dicono ma a cosa ti serve? In realtà serve per noi l'hobby. Certo. Però ce n'era uno che quando l'ho scoperto ho detto ma un attimo, dico ma che hobby è? In realtà si chiama Hikaru Koradango. Credo di averlo detto bene. Ecco, quindi rimaniamo in Oriente. Sì, perché è nato dall'Oriente. E dove precisamente? In realtà credo che si parli del Giappone, sì, perché la parola è giapponese e in realtà significa brillare o comunque far brillare il fango. Ecco, che vuol dire? Sembra strano. In realtà questi, diciamo che poi è stato esportato anche in Occidente, fanno delle palle di fango. Detta così, la cosa fa un po' sorridere, no? Sì. Però in realtà creano queste sfere, quindi fra acqua, e in realtà sono sfere perfette e diventano lucide. Quindi acquistano bellezza e forma e ognuna è diversa dalle altre. Da considerare che poi queste vengono pure vendute. Sì. Ma vendute a cifre come che possono partire dai 50 fino ad arrivare ai 200-300 euro. Sì, perché... Pensare che il materiale è un materiale recepibile. Certo, ma non capisco, quindi l'hobby
Allora, l'hobby è qualcosa che serve per rilassarti, qualcosa che ti Assolutamente, piace, passare il tempo, stare con te stesso, ma quando lo cominci a vendere non è più un hobby, che Sì, cos'è? beh, diciamo che Fai... poi in realtà questa cosa ha creato addirittura dei club, delle community, dove ci sono persone che evidentemente portano la loro palla di fango. certo. Poi naturalmente la cosa diciamo che si estende, Mhm. alcuni utilizzano magari insieme al fango altri materiali. Ci sono stati casi in cui gente ha messo anche escrementi, Mamma mia, però magari non terribile. compattavano bene, non lo so, magari avevano delle problematiche. Comunque, per dire che questa cosa poi prende la mano, cioè, però è stranissimo. Oddio, esistono anche altri hobby strani, come c'è sta quello che si chiama l'extreme iron. Che cos'è? Che detta così io all'inizio pensavo che era tipo una cosa sportiva. In realtà è stirare nei posti più incredibili e impossibili. Ecco. Da quello che in realtà è considerato per loro la base, che è stirare all'interno di un ascensore, a quelli che addirittura si lanciano col paracadute e stirano mentre stanno in volo. Vabbè, però questo non è un hobby. Sì, diciamo che è un hobby perché in realtà poi crea delle comunità dove ognuno pensa a dove andare nel posto più estremo e come fare per stirare lì, per fare le foto, immagini, video e quant'altro. Sì, io invece so, perché piacerebbe anche a me farlo. Tra l'altro seguo su Instagram e Facebook, insomma sui social network, l'andare in cerca di tombe. Cioè, anche questo è un hobby particolare e che comunque non è tombe un po' particolari. No, le tombe. Tu sai che i nostri cimiteri italiani, europei soprattutto, sono ricche di storia, no? Ci sono addirittura tombe che risalgono al Medioevo, no? E diciamo quelle più recenti, quelle a fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, in realtà se tu fai una ricerca in biblioteca oppure sì, soprattutto in biblioteca, tu riesci a risalire alla morte di quella persona. Pensa. Certo. Sì, io seguo una ragazza che è bravissima, che praticamente come hobby va nei cimiteri, pulisce le tombe, quelle più vecchie, diciamo, e leggendo il nome, poi lei si reca in biblioteca e si mette a fare una ricerca, e quindi ci sono i giornali dell'epoca che riportano, ci sono dei trafiletti che riportano le storie di come è morto il giovinetto, la moglie, il marito, l'intera famiglia. Ma guarda che è una cosa, chi è appassionato di storie o comunque di storie un po' particolari non è male, no? Sì, diciamo che effettivamente sono degli hobby particolari, sì, non è il classico hobby di mettersi a fare... Cioè non è il cosplay, per esempio, sì, no? il galeone o quant'altro, no? I Lego, per esempio, tantissimi sono appassionati, hanno questo hobby dei Lego, che anche io, quando Tommaso era piccolo, lo facevo insieme a lui o da sola, addirittura proprio mi mettevo fino a tarda notte, però il problema è dove metterli poi, dovresti creare proprio una stanza. E c'è chi è che crea delle stanze proprio dove sono piene del hobby. Per esempio noi abbiamo la cantante Laurietta Berti, lei è un'appassionata di bambole, di acqua santiere. Lei ha una camera piena di acqua santiere dove lei con il marito dormivano, con Osvaldo. Che è successo però? Mi sembra di aver capito che una di queste, non so se c'è stato il terremoto oppure non so cosa, è caduta, una di queste acquasantiere che tra l'altro era anche grande, e ha colpito a Osvaldo, e quindi da lì adesso hanno cambiato camera, solo che la camera dove dormono deve essere piena di bambole, mi sembra di aver capito adesso. Cioè, per dire, insomma... Sì, oddio, ci sono anche hobby un po' particolari, magari ricordano cose di quando uno era bambino, come quella dell'hobby della caccia al tesoro. Sì, è vero.
che se oggi volete, sarà un pochino più più moderna, popolare, sì, e anche diciamo, più moderna, forse è un po' come sì. quella di Pikachu, quella di... Diciamo che più che che altro devi... è per adulti, nel Eh, senso che ci sono proprio delle community anche qui, dove tu ti iscrivi e hai delle coordinate tipo degli indovinelli e devi capire dov'è questa cosa nel determinato posto. È un po' come dire, però ci saranno adesso delle mappe digitali, come si dice, sì, insomma, ci tipo sono, Google Maps, e beh quindi sì, tu vai lì alla diciamo ricerca. che con le No, non lo coordinate so, GPS è molto Ecco, più con le facile. Una volta coordinate. magari dovevi che so, avere le carte, oggi con Eh. il telefono è più facile trovarlo, però anche quello sta E prendendo invece io molto piede. adesso ti ho trovato un hobby veramente particolare. Per me? Se lo vuoi fare, sì, dai. Ok. Cioè, la battaglia dei pollici. Cioè, allora senti, guarda, adesso stavo tipo braccio di cercando, ferro, pollici di ferro. cioè ci sono le regole poi, Ah, io l'ho trovata adesso, mentre parlavi stavo così cercando, ti ascoltavo però, certo, ok, vai, cioè la battaglia dei pollici è un gioco infantile classico simile a una mini sfida di forza tra due persone che bloccano le mani e spingono il pollice dell'avversario finché non cede. Oddio, Cioè io tipo sì, così tipo che una ti cosa metti, del cioè genere. spingi, ai. Beh, Oddio, io con l'artrosi no. che ho, da fare forse in giovane età. ecco, infatti è un passatempo vecchio, diciamo per bambini, e ci sono le regole, la posizione delle mani, come agganciare il Certo. pollice, come spingere il segnale. Insomma, cioè, è un gioco, Sì, poi oddio, ci sono però è un alcuni gioco o casi. un hobby? Io credo che sia un gioco più che un Però qui me hobby. l'ha Cioè, dato come hobby. però ecco, in Vabbè. realtà poi ci sono persone che hanno fatto del loro lavoro il loro hobby. Cioè, mio zio, falegname storico eccezionale, lui in realtà per lui il suo lavoro era anche il suo hobby. Il fatto è che a volte anche il fine settimana lui come poteva scappava in Ma laboratorio. io penso che una persona che può fare del suo lavoro un hobby è tra le persone più fortunate. Beh sì, non perché lavorerà un giorno, significa che fa un lavoro che proprio è vero, gli piace da assolutamente. morire, quindi tuo zio è Beh, stato... sì, diciamo che esistono tantissimi hobby. Ho letto mentre facevo le ricerche che addirittura ci sono dei hobby che io personalmente non approvo, che sono come quello di colorare i cani. Ma c'è anche l'hobby della tolettatura dei cani. Ma quella tolettatura può essere, sì, particolare, perché magari... Scusami, mi fai il barboncino con tutte palline, albero di Natale, però povero. colorare, è vero che uno dice sono colori non tossici, però non lo approvo, sembra quasi, come dire, adesso ti dico una violenza, anche sì, se non fisica. Sì, è vero. Adesso invece lo sai quali sono gli hobby dei ricchi? Come poter spendere meglio i loro soldi, forse. Beh, Fare un più hobby, soldi. con un hobby tu fai collezionismo più che altro, Certo. no? Quindi l'hobby del collezionare, quindi tu spendi. Alcuni quadri, E quindi auto. viaggiare, collezionare opere d'arte, la moda, vino e alcolici. Beh, Scontato. Beh, però cavoli, cioè, Sì. no, non è Macchine. così semplice, perché andare alla ricerca. Ti ricordi il film inglese che avevamo visto, non mi ricordo il nome, che loro dovevano acquistare una piccola botte di whisky. Sì, beh, Era sì, whisky, beh, mi sì. sembra. Beh, diciamo che in quel Quindi caso voglio no, dire, quello- per un ricco non è Certo. collezioni il lambrusco, Certo, no, sì, sì, significa beh, andare alla no, no. ricerca di, Sapori. Beh, cioè in è come questo- l'opera d'arte, non è che vai a diciamo che prendere... in questo caso, beh sì, alcolici o vini un pochino ricercati non può essere un bel hobby, perché comunque Sì. senti sapori diversi che magari Sì, una ma poi persona vai alla normale- ricerca e all'acquisto Però- di quel vino o di Certo. quell'alcolico, quella grappa particolare che è stata fatta magari 300 anni fa, non lo so, adesso vabbè. dico una cosa così, che però sta nella cantina della La Scozia. grappa di Gesù Cristo. Scusate. Come il Santo Graal, come quelli che sono Sì, ancora alla sì, ricerca del il Santo Graal. Sì, sì, Cioè, no. capisci? È l'hobby
del santo grado. Stiamo scadendo nel profano. Vabbè, oppure quelli che hanno l'hobby della navigazione. Quindi hanno sì. casa, oppure hanno la barca. Oddio, io ad che esempio vogliono ripercorrere Cristoforo Colombo che ha navigato per i mari. Cioè, capito? Sì. L'hobby è qualcosa che viene fatto proprio perché ti porta a ricercare. Capito? Non è una cosa così. Un l'hobby, cioè anche la maglia, cioè tu non è che stai a fare così la maglia, cioè fai il maglione che ha cioè, capito, i fiori, vai a creare qualcosa. Ho capito che sei una fan degli hobby. Sì, mi piace molto. Sì, anch'io, anche se ho perso un pochino la mano, però anch'io sto cercando il mio hobby del Ma tu ce l'hai l'hobby, è quello di scassare a me. C'è stato un bip, no, l'avete sentito il bip? Lo metteremo poi in post-produzione. Però non l'ho detta la parolaccia. Va bene. Vabbè, c'è anche chi ha questa... No, tu ce l'hai l'hobby della palestra. Tu vai 3 volte a settimana in palestra. Oddio, quello lo faccio per una salute fisica. Poi magari non è che è un hobby, è un hobby magari vedermi non totalmente cesso. Ma tu sei bellissimo. Tua mamma lo dice sempre che sei bello. Tua mamma. Non è di parte. Va bene. Diciamo che anche siamo giunti al termine di questa puntata, anche perché noi abbiamo ordinato il caffè, oramai si è freddato, bisogna riordinarlo. Però ecco, voi avete degli hobby? O comunque sentite la necessità di avere degli hobby? E se avete degli hobby, quali? O quali consigliereste a una persona che non ne ha, che magari dal vostro punto di vista possono essere degli hobby che arricchiscono la vita? Esatto. Fatecelo sapere, scrivete, mettete un like, non vi dimenticate e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao!